Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine, tendenze energetiche predestinate per il mese di luglio 2025. Ok, abbiamo la carta della ruota della fortuna, ragazzi. È una carta positivissima, è una carta che parla di cambiamenti. Di solito sono cambiamenti veloci ma positivi. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla nuova pagina web dove trovate tutto quello che propongo e trovate anche il numero di telefono nella sezione dei contatti. Sempre in descrizione ci sono anche i link per i 2 corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere. Partiamo con un 8 di spade, ragazzi. Otto di bastoni, regina di bastoni, matto. Abbiamo la luna, un asso di bastoni, un 10 di pentacoli, un re di spade e un 6 di bastoni. Bene, adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta, capiamo un pochettino qual è l'energia del mese, i movimenti principali e potrebbero anche esserci dei messaggi sciolti tra di loro, slegati. E poi in un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, denaro e via dicendo. Allora, partiamo da questo 8 di spade che mi dà l'idea, partiate un pochettino, non tanto sottotono, ma senza speranze. Cioè, l'8 di spade di solito è una carta che parla di un pensiero negativo, negazionale, è un po' la modalità vittima. Andiamo a vederlo. Regina di bastoni e 3 di pentacoli. Andiamo a vedere anche l'8 di bastoni. Abbiamo un 4 di pentacoli e un re di coppe. Dunque, io ho la sensazione che qualcuno si senta un po' senza alternative con questo 8 di spade per quello che riguarda o una persona in particolare o un progetto o potrebbe essere una collaborazione, in questo caso adesso dipende da ognuno di voi come può risuonare la lettura. Ho la sensazione che ci sia un tema, un punto sul quale non volete cedere. E con questo 8 di bastoni sento che la cosa verrà a galla, ci sarà come questa comunicazione. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Abbiamo il Papa, e un 6 di spade. Sì, c'è come il dover portare a galla qualcosa. Tenete presente che il Papa è una carta di ufficializzazioni, è una carta
È anche una carta di un mediatore, quindi può essere che in qualche modo attraverso la comunicazione riusciate a trovare una via di mezzo tra voi e la controparte. Andiamo a vedere questo matto. Abbiamo un 7 di pentacoli e un diavolo. Datemi una carta per il diavolo. Ho come la sensazione che questo tema di cui parlerete è un tema a cui voi sta a cuore. Regina di bastoni e 4 di coppe. Il punto è che non avete così tanta autostima da poter far valere le vostre idee, i vostri diritti, mi verrebbe anche da dire. È come se faceste fatica a imporvi o a far sentire la vostra opinione. Andiamo a vedere la luna. Re di pentacoli e matto nuovamente. Con questi due matti, e c'è anche un asso qui tra le altre cose, sento che qualche cosa di nuovo inizierà, ragazzi. Potrebbe essere effettivamente una collaborazione che viene, non dico modificata, però è come se prendesse un piede diverso, una strada diversa rispetto a quella che avete avuto fino ad adesso, se è una collaborazione che è già in piedi da un po'. Se fosse qualcosa di nuovo, come potrebbe essere, perché qui abbiamo tante carte di inizio, quello che mi viene da dire è di non farvi condizionare troppo dalle paure, dalle proiezioni. Tenete presente che il matto è una carta di ingenuità, quindi siccome avete anche un re di pentacoli, mi viene da dire o fatevi consigliare oppure usate la strategia prima di iniziare questa nuova avventura. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Un 4 di bastoni e un 3 di bastoni. Quindi devo dire che si va verso l'espansione, verso la progettazione di qualche cosa di nuovo, e questo qualche cosa di nuovo effettivamente con questo 4 di bastoni può portare ad una stabilità. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli perché è una bellissima carta, parla di qualche cosa che è ben definito, è una carta che parla anche di premi, è una carta che parla di denaro che arriva, e vi ricordo che qua avete la ruota della fortuna. Qui abbiamo un 2 di bastoni, un 2 di coppe e un 5 di bastoni. È come se si riuscisse a trovare qualche tipo di accordo, diciamo, guardando al futuro. Vi dico, ho la sensazione che qualcuno nel mese di luglio userà la tattica di tenersi stretti i nemici. È come un, ok, prima che ci distruggiamo a vicenda, mettiamoci insieme, collaboriamo. Andiamo a vedere questo re di spade, perché poi avete anche un 6 di bastoni che è una carta di successo, di riuscite, di riconoscimenti. Però con il re di spade è come se ci fosse questa vostra intraprendenza nel gestire le cose. Se il re di pentacoli è colui che gestisce la materia, il re di spade è colui che gestisce la mente. Queste sono tante, però sono abbastanza belle, ce le prendiamo. Allora, 9 di spade, 6 di pentacoli, altra carta di contratti, mago, altra carta di inizi, la forza, fante di spade, cavaliere di coppe e asso di coppe. Quindi sento, ragazzi, che effettivamente qualche cosa di nuovo entro fine mese inizierà.
Può essere anche qualche cosa di ufficiale, considerato questo 6 di bastoni qua sotto che ormai non si vede più, ok? Qualche cosa di riconosciuto, di... sì, di ufficiale. Devo dire che con questo re di spade è come se finalmente riusciste a togliervi certi pensieri dell'otto di spade e ad andare verso un futuro migliore. Vi ricordo che qua avete la ruota della fortuna e quindi è molto facile che entro la fine del mese la situazione che avete all'inizio del mese sia completamente diversa. E allora, partiamo dal lavoro. Se siete disoccupati, sento che è facile, ragazzi, che inizierete un nuovo lavoro. Potrebbe esserci una proposta da parte di qualche vostro familiare, piuttosto che di qualche azienda che avete contattato secoli fa e che in qualche modo vi ricontatta, vi richiamano. Per qualcuno potrebbe anche essere un ex titolare che vi richiama. Comunque io ho la sensazione che ci saranno dei nuovi inizi e considerate, allora abbiamo il 6 di pentacoli, il 10 di pentacoli, il re di pentacoli, fatemi vedere che altro, abbiamo il papa. Quindi è facile che effettivamente ci possano essere proprio dei contratti scritti. Ora, non sono imperatori, non sono giustizia, quindi può essere che non siano contratti proprio già a tempo indeterminato piuttosto che contratti di lungo periodo, però promettono bene, insomma, è già un qualche cosa che fa smuovere le energie. Per le persone che sono occupate, allora, vedo nuovi inizi anche per voi, potrebbe essere un nuovo progetto, potrebbe essere un qualche proposta che avete fatto tempo indietro ai vostri superiori e che in qualche modo venga accolta e considerato il 6 di bastoni e il re di spade alla fine, potreste anche essere voi a dover gestire questo progetto, questo nuovo reparto magari. C'è come una nuova realtà qui. E qualcuno potrebbe proprio avere, diciamo, sfruttare le sue doti come mediatore per effettivamente riuscire in questo nuovo ruolo. Per le persone che sono autonome, devo dire che anche per voi ragazzi le cose vanno abbastanza a gonfie vele. Ci sono nuovi clienti, nuovi prodotti, nuovi inizi, nuove collaborazioni che saprete gestire, direi con una certa maestria. Però vedo nuovi inizi dappertutto, sinceramente. Quindi è un buon periodo anche per voi. Per quello che riguarda la parte economica, anche qui ragazzi devo dire che le cose vanno abbastanza bene, avete una ruota della fortuna qui di base, quindi c'è un qualche cosa che a livello monetario si svincola. Sento che troverete una vostra stabilità, un vostro equilibrio, nonostante i vostri progetti futuri, cioè nel senso è come se aveste quel tot di denaro e iniziaste a pensare se dovessi investirlo in A, B o C. Patirei? No, perché è come se ve ne restasse abbastanza per coprire eventuali imprevisti, eventuali spese extra, cioè nel senso, sento che la parte economica è abbastanza benedetta in questo periodo, perlomeno luglio. Poi per qualcuno luglio di solito dovrebbe arrivare la 14ª, se non erro. Non so se arriva giugno o luglio, anzi scrivetelo nei commenti per piacere. Ehm, per chi ha degli investimenti già attivi, io ho come la sensazione che questi investimenti crescano
a passo di tartaruga, mettiamola così, non hanno una crescita esponenziale come magari vi piacerebbe, però l'importante è che continuino a crescere e non abbiano questo andamento saliscendi dove è sempre un po' rischioso certe volte. Per qualcuno potrebbe essere un buon periodo per iniziare un fondo pensione, per iniziare con qualche nuovo investimento. Per quello che riguarda i progetti, allora, se sono progetti che avete in testa e che dovete ancora concretizzare, ehm, sento che luglio è un buon mese per portare a terra questo progetto, per cercare consulenti, per andare a scovare quelli che potrebbero essere i cavilli per cui questo progetto potrebbe zoppicare. Vi dico, per chi invece ha già questa intenzione di mettere a terra questo progetto, cioè non è più solo un'idea, ma è già un qualche cosa dove avete già comprato i materiali, insomma, state per partire. Devo dire che secondo me luglio è un buon periodo. L'unica cosa che mi verrebbe da raccomandarvi è, diciamo, di imparare un pochettino, più che l'arte della diplomazia, l'arte della comunicazione, che non è che debba sempre essere diplomatica la comunicazione, però io ho come la sensazione che voi abbiate come un'abilità di venditori di cui voi non siete consapevoli. È come se foste bravi a guidare le persone, non mi viene la parola esatta. Sì, diciamo guidare le persone verso quello che volete voi. Ed è una caratteristica che non state usando e che invece vi verrebbe molto bene per questo nuovo progetto, soprattutto se state cercando soci finanziatori. E se quello fosse il caso, vi dico che è facile che arrivi qualcuno che vi faccia qualche proposta, qualche offerta di collaborazione magari proprio. Come se venissero e vi dicessero, ok, io ho questi soldi, tu hai una buona idea, mettiamoci insieme. Per quello che riguarda la, la situazione affettiva, allora, se siete single, ragazzi, qui c'è una forte probabilità che entro la fine del mese possa iniziare una bella relazione. Sento che il personaggio che potrebbe arrivarvi è un personaggio di un certo spessore. Ehm, Credo che ci sia anche una buona comunicazione, un buon interscambio a livello mentale. Insomma, ci sono, diciamo, le possibilità, c'è un buon terreno perché questa relazione possa germogliare, possa radicare e germogliare. Per quello che riguarda le persone che sono già in una relazione, devo dire che il mese è abbastanza tranquillo. Potrebbe esserci qualche nuovo progetto insieme al o alla partner. Credo che sia più una chiacchiera, cioè il mettere le carte sul tavolo e capire come si può sviluppare il progetto, che non già una concretizzazione di questo progetto. Però comunque l'importante, come dico spesso, è muovere l'energia. Tenete presente che avete il re di spade e il 6 di bastoni alla fine del periodo, quindi e la ruota della fortuna come carta base, quindi secondo me le cose cambieranno un po', diciamo, in tutti i settori che vi riguardano. Per quello che riguarda invece le persone che sono in una relazione più o meno non ben definita, in separazione, extraconiugale, poi potrebbero esserci divorzi o separazioni, anche qui le cose migliorano. Io ho come la sensazione che dopo un buon dialogo, e per qualcuno potrebbe anche venir bene una persona che vi aiuti a mediare le cose, a farvi capire qual è il punto di vista dell'altro e a far capire all'altro o all'altra qual è il vostro punto di vista. Però devo dire che secondo me c'è come un nuovo inizio all'interno di questa situazione, c'è come un nuovo equilibrio. Tenete presente che anche qui avete un asso di scusate, un asso di coppe e il mago, la forza e il 6 di pentacoli, che sono tutte carte di apertura, carte che indicano un inizio, un andare avanti, quindi secondo me
anche nel vostro caso le cose potrebbero cambiare rispetto a come sono all'inizio del mese. Si va verso una maggiore stabilità, una maggiore apertura del cuore e potrebbe anche arrivare un'offerta. Qui vi ricordo che abbiamo un cavaliere di coppe e per qualcuno potrebbe proprio essere l'offerta del ok, ufficializziamo la relazione, facciamo il passo successivo, ok? Per quello che riguarda la famiglia, secondo me anche qui le cose sono abbastanza serene durante questo mese. Io credo che in qualche modo le vostre abilità, doti comunicative vi aiuteranno a mantenere le cose con un certo equilibrio, ragazzi. Poi avete anche il 10 di pentacoli, avete un 4 di bastoni qua, un 2 di coppe, come se si riuscisse a trovare un buon punto di incontro, soprattutto verso fine mese. Qualsiasi siano i temi di cui dover chiacchierare, sento che comunque ci sarà un nuovo punto di incontro. L'unica cosa che mi viene da dirvi è fate attenzione alla gelosia, perché potrebbe essere un po' eccessiva. Per quello che riguarda invece il vostro stato di salute psicoemotivo, anche qui devo dire ragazzi che rispetto a questo 8 di spade iniziale, che è una carta un po' pesantuccia, mano a mano che si sviluppa il mese, secondo me le cose migliorano. Questo succede perché è come se faceste riferimento a una persona, qui abbiamo il Papa, secondo me è un terapeuta, è un saggio, è una persona che ne sa più di voi, che è già più, diciamo così, navigata, e ho come la sensazione che il chiacchierare, il frequentare questa persona vi possa dare la possibilità di ehm, appianare certi conflitti interni che voi avete. Sono belle carte, ragazzi. Ok, andiamo a vedere qualche charms. Vediamo un pochettino che cosa vi arriva. Ok, allora abbiamo una corona, un timone, l'albero della vita, abbiamo una chitarra, un quadrifoglio, il simbolo della pace, una nota musicale e una farfalla. Allora, il primo messaggio che mi arriva è di trasformare il modo in cui conducete gli altri. Vi dicevo, è molto importante l'abilità comunicativa. È come un accompagnare gli altri verso una determinata scelta, verso una determinata direzione. Vi dico, potreste anche essere, diciamo, i gestori di questo nuovo progetto che vedo, perché qui abbiamo un sacco di nuovi inizi, quindi secondo me c'è un qualche cosa di nuovo che può iniziare. E il secondo messaggio è di seguire il vostro ritmo. Se voi andate troppo veloci rispetto agli altri, trascinateli. Se voi siete troppo lenti rispetto agli altri, cercate di rallentare gli altri. Cioè, è come se voi foste il capofila e quindi tutti si devono adeguare al vostro ritmo, al vostro passo. Un altro messaggio è di cercare in tutti i modi di mantenere la quiete, la calma, la pace. Cioè, quando si è a capo di qualche progetto, di un gruppo di persone, è giusto ascoltare un po' tutti e poi cercare come una via media, cercare la pace, mi verrebbe da dire. Ok, andiamo a vedere un koan. Trovare te stesso è perdere te stesso. Ed è interessante, ragazzi, perché fino a quando
non si perde se stessi o qualche cosa, non lo si può ritrovare. È come se vi dicessero che c'è bisogno di un momento di buio, il momento torre, il momento di non so più da che parte andare, non so più chi sono, non so più che senso ho nella mia vita, però fin quando non si arriva in quel punto lì non ci si può trovare, perché quando si arriva in quel punto si inizia a spogliarsi di tutte le cose, diciamo, le aspettative che potrebbero aver avuto gli altri e via dicendo. Ok, andiamo a vedere una fatina. Buona volontà. E qui effettivamente avete la forza ed è come se doveste mettervi, mi viene da dire, di buona lena per raggiungere gli obiettivi appunto che volete raggiungere. Comunque è un mese molto positivo, è un mese di cambi, ma soprattutto di nuovi inizi. Cari amici della Vergine, spero che la lettura vi sia stata utile e che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi e condividete il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro. Diversamente lo stesso lavoro lo potete fare anche nella sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti, scusatemi, sono divise per settore, amore, lavoro, insomma, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici. Vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via trattando. Se per caso non vedete il tasto abbonati, è perché avete un iPhone, quindi potreste accedere o da un computer o da un altro telefonino. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!